Mettiamo tutto in scena. Diamo le fronte in sartoria, per favore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi ti muovi. Vai. Motore. Azione. Alza un pochino la testa. Stai indietro all'inizio. Adesso guarda in alto lassù. Avanzi verso di me. Guarda sempre la mia mano. Non vi va come vi guardo? Non vi guardo. Non vi guardo. Giriamo. Buonasera, grazie. Sono Enzo De Camillis, il presidente del premio nazionale La Pellicola d'Oro. È un premio che nasce 10 anni fa per riconoscere i mestieri e l'artigianato del cinema italiano. Quindi andiamo a premiare i cosiddetti titoli di coda. E in questa organizzazione, che nasce dal 2011, abbiamo chiaramente come supporto e collaborazione al premio il MIBAC, il Ministero dei Beni Culturali, l'ANICA, che è l'Associazione dei Produttori Cinematografici, l'APA, che sono i produttori televisivi, la FITEL, che è un ente bilaterale di promozione culturale, e le associazioni professionali del settore. Il premio viene realizzato e organizzato una volta l'anno, quindi diciamo che ci basiamo sul mercato e sulle uscite del cinema, anche delle fiction, dell'anno precedente. Andiamo, come abbiamo detto, a sottolineare quei mestieri che purtroppo non vengono riconosciuti o comunque che non tutti riconoscono. Ricordiamoci che abbiamo 14 professioni che sono l'ossatura di un film, ma che spesso e volentieri, in particolar modo i giovani, non conoscono, o comunque non tutti. Purtroppo riconosciamo soltanto l'attore regista, che sono, diciamo, quelle figure molto più in primo piano, ma i mestieri che ci sono dietro, la macchina da presa, che va dal direttore di produzione al macchinista, all'elettricista, allo storyboard artist, agli effetti speciali e così via, purtroppo li vediamo li conosciamo meno, abbiamo meno dimestichezza nel conoscere le proprie competenze e le proprie capacità professionali del settore. Durante questi anni il premio ha riconosciuto anche molti artisti, attori, registi di chiara fama con un premio alla carriera. E vorrei ricordare i personaggi che abbiamo premiato di livello storico e culturale, come Ugo Gregoretti, Leo Gullotta, Marco Giallini, la Boucher, Barbara Boucher, Giuliano Montaldo e tanti altri artisti importanti che hanno sottolineato e hanno dato la loro presenza riconoscendo il premio interessante per riconoscere proprio i mestieri nascosti. Dal 2017 il premio è anche un premio collaterale al Festival di Venezia, quindi diciamo che per la prima volta dopo 70 anni e più andiamo a premiare, come abbiamo detto, i mestieri in un festival internazionale come quello della Mostra del Cinema di Venezia. Importante perché diventa comunque una divulgazione dei mestieri in uno spazio così importante e così internazionale. Ora vorrei presentarvi qualche professione, non abbiamo il tempo per raccontarle tutte e 14, però diciamo che andiamo a sottolineare quelle professioni un pochino più in vista rispetto a tante altre. Vorrei ricordare per esempio una professione che è la base della struttura filmica, che è il direttore di produzione. In realtà la produzione è quella che organizza il set e che si interessa a 360 gradi di tutti i reparti, non soltanto rispetto alle esigenze che ci sono sul set, ma anche rispetto alle contatti fra la troupe e la realizzazione esterna di permessi istituzionali, permessi comunali, eccetera. E quindi diventa un'ossatura importante non solo per organizzare il film giorno dopo giorno, ma anche per supportare le esigenze dei vari reparti, quindi del reparto fotografia, della scenografia e dei costumi. Un lavoro credo interessante
che va dato un valore che purtroppo le persone comuni riconoscono meno, perché vedendo un prodotto non si riesce mai a immaginare quello che c'è dietro la macchina da presa. Un'altra professione importante sono quelli degli effetti speciali. È un reparto che lavora molto con la regia e si affianca molto alla scenografia, per quello che è chiaramente l'ambiente. Gli effetti speciali spesso e volentieri vengono sottolineati con effetti pioggia, effetti neve, fuoco, fino ad arrivare alla gestione delle armi, che è un tema delicato, ma che comunque è una grossa responsabilità, portare le armi sul set. Anche se poi abbiamo poi le cosiddette effetti di colpi in partenza e colpi in arrivo, che a secondo la tecnicità ci sono dei rapporti chiaramente organizzativi totalmente diversi. Ma non ci dimentichiamo che sono anche capaci ad organizzare con le sicurezze nei confronti della truppe sulle esplosioni, su degli effetti fuoco. Quindi diciamo che è un lavoro molto impegnativo, dando delle certezze sulla sicurezza e rispetto a una troupe cinematografica composta da 40-50 persone, nel momento in cui tu hai un'esplosione diventa comunque una responsabilità non indifferente. Per darvi un esempio, voglio farvi vedere una clip di un effetto speciale. Questo che avete visto è un film che io ho collaborato come scenografo ed era Il pentito di Pasquale Squittieri del 1985 con Tony Musante. Un film importante, anche se in quel momento è stato anche criticato e contestato per il tema, ma quello che volevo sottolineare era l'effetto speciale che avete visto. Un'altra professione che vediamo sempre con simpatia e con successo sono i maestri d'armi. In realtà sono i cosiddetti stuntman. Maestri d'armi perché qualche anno indietro c'erano spesso e volentieri le cosiddette scazzottate o comunque lotte con le armi bianche, spade o coltelli, e quindi come tale da lì nasceva la definizione maestro d'armi. Ma è anche vero che comunque questo lavoro si amplia molto in altre attività, quindi dalla lotta alle acrobazie, alle cadute, ma anche alla portare moto e auto simulando incidenti, quindi diventa un lavoro pericoloso, ma nello stesso tempo diciamo che chi fa questo tipo di lavoro ha bisogno di un allenamento fisico e tecnico continuo. Secondo me bisogna trattare. Dobbiamo capire quello che vogliono l'Ercara e i Corleonesi. Non hai ancora capito. Quelli tutto vogliono. No, io non ci credo. Sarebbero pazzi. Siamo noi ad avere i contatti con i colombiani, i peruviani, le famiglie canadesi, gli amici bulgari, tutti noi li abbiamo. Da soli non controllano il mercato neppure per un giorno. Voi perdete tempo in chiacchiere e quello ci fa ammazzare uno alla volta. Qui bisogna organizzarsi, scoprire dove minchia si nasconde e sparargli un caricatore in testa. E tu credi che non ci abbiamo provato? Ma non li leggi mai i giornali? Chi è? Telegramma, donna Rosa. Rosa, aspetta.
Chi è? Sicuramente avremo altre occasioni per raccontare le professioni con i testimoni, quindi vuol dire con i responsabili dei reparti, che sicuramente possiamo entrare nel dettaglio rispetto a quello che è il lavoro e le competenze di questo mestiere o dei mestieri in generale. Voglio illustrarvi con delle foto un altro lavoro molto importante ma poco conosciuto, che sono i capomacchinisti e i capoelettricisti. E vedete con queste foto che ci ha fornito Cesare Miti, un capomacchinista premiato nel 2017 con la pellicola d'oro per un film che è L'estate addosso di Gabriele Muccino. E vedete quanta professionalità e quanto lavoro c'è dietro la macchina da presa per preparare un set. Voglio chiudere questo primo incontro con una delle più importanti sartorie italiane di Gabriella Lo Faro, una sartoria che abbiamo premiato proprio l'altro anno, nel 2019, con Marty Eden alla mostra internazionale del Festival di Venezia. Perché? Perché voglio farvi vedere quanto è importante il costume, l'artigianato di questo lavoro e quanto valore noi abbiamo in questi magazzini che purtroppo nessuno o poche persone conoscono. Con queste foto voglio sottolineare la qualità artistica e artigianale che abbiamo in Italia. A presto.